scecco, non ci può più riparo, solo te sta le bettole. Lui è Valentino ed è l'unico maschio tra le 86 asine dell'allevamento di Cugno Lupo a Canicattini Bagni, voluto dal signor Cavalieri. Un progetto ambizioso che resta in attesa di essere sostenuto con i previsti finanziamenti europei. Bisogna ritornare indietro ad un'economia consona alla nostra terra, meravigliosa, all'agricoltura, all'allevamento degli asini, dice e sostiene il signor Cavalieri. Animali che sono incredibilmente utili per la loro forza, per il loro latte, per il racconto di tradizioni e folklore che deve assolutissimamente essere valorizzato. Signor Cavalieri, innanzitutto abbiamo chi con noi? Laura. Bene, conosce i suoi asini nome per nome? Certo, sono tutte con il microchip. Che razza sono? Questa è la ragusana. Lei ha un allevamento, ce ne parli? Ho visto l'importanza che ha avuto l'asino nella cultura, nella tradizione popolare, nel territorio, perché gli asini sono come se sarebbero stati di famiglia, ecco. Poi ho scoperto anche la qualità del latte che hanno, il latte di asino, le qualità che hanno sono fenomenali. Adesso quanti esemplari ha all'interno dell'azienda? Ma saranno, le ragusane sono una cinquantina, quelle tutte iscritte al registro anagrafico e poi ci sono le grigie, sono le ferrante, grigia siciliana diciamo. Cosa ne fa? Per ora abbiamo un progetto ambiziosissimo presentato con i fondi della Comunità Europea, se viene approvato e lo finanziano faremo una bella struttura dove produrremo il latte, faremo fare le escursioni, ci sarà anche all'interno di questa struttura anche un mini museo, perché tra le altre cose con la passione degli asini ho iniziato ad innamorarmi delle tradizioni, della cultura popolare, ho iniziato a comprare dei carretti siciliani in giro nella provincia e ho una mini collezione di carretti siciliani, ho circa 23 o 24. Di lume bello scecco, non ci può più riparo, solo te sta le bettole. L'asino rappresenta per la Trinacria un vero simbolo, una vera e propria parte della storia, una pagina di passato, che è presente in diverse manifestazioni organizzate dai comuni siciliani nelle occasioni più importanti. E proprio dalla rarità della loro presenza nel territorio nasce l'esigenza di ripopolare la razza dell'asino ragusano e di renderlo protagonista di diversi eventi o divertenti corse. Ho iniziato con questa passione, diciamo, girando si è sparsa la voce nei vari paesi in provincia e tipo a Testa dell'Acqua fanno da 98 anni, l'anno scorso è stata la 98esima edizione, la corsa con gli asini. E non c'erano più asini, il prete della Testa dell'Acqua mi chiamò e dice ma lei li può portare? Cioè, pian piano mi sono allargato anche facendo queste piccole manifestazioni. Vado a Buscemi perché per il Santissimo Cristo mi pare che fanno una manifestazione e non essendoci asini gliela porto io. A Siracusa gliel'ho portata io, cioè come posso dire, si sta spargendo la voce perché l'asino è importantissimo nella nostra cultura, nella nostra tradizione. Chi sono le migliori a partecipare nelle corse? Allora, e cosa fanno? Le migliori sono state le due migliori assoluti che ogni anno si contendevano la vittoria, Graziella e Concittina. Se vinceva Graziella non vinceva Concittina, per seconda. L'anno dopo se vinceva Concittina, cioè si avvicendavano tutte e due. Ora purtroppo non ci sono più perché sono morte, diciamo, come asine, erano vecchie, che sono state le due prime asine che io ho comprato. Ora c'è Valentina che è un ottimo soggetto, Bianchina che è di testa, se un giorno gli dice che corre non gli vanno dietro neanche con una macchina. Se non vuole correre la puoi prendere, la puoi spingere, non corre. Non è quindi un fastidio per loro partecipare sui tracciati del Mediterraneo? No, non penso proprio. Poi bisogna vedere, sono di testa, non è che l'asina è così. Se dice che non vuole correre, non corre, puoi fare tutto quello che vuoi. Sulle piste del Mediterraneo sono proprio le asinelle protagoniste della prima edizione di un premio che regalerà momenti di curiosità e simpatia. Con gli operatori ippici impegnati a convincere Laura, Valentina, Paoletta, Sarina, Concittina, insomma le asinelle dell'azienda Cugno Lupo, a tagliare prima il traguardo e ad aggiudicarsi l'ambita coccarda.